Buongiorno! Stiamo andando a prendere la macchina, finalmente. Quindi adesso dobbiamo andare di nuovo alla stazione dei Pullman, che ci ha lasciato ieri, e poi dobbiamo ritornare in aeroporto, andare da Ice Rental, quella a cui abbiamo presentato la macchina, e pagare la macchina. Sarà una bella salazzata. Allora, piccole considerazioni su Reykjavik. Tutto molto bianco, come si può vedere. Tutto molto bianco perché c'è sempre nuvoloso. Ha piovuto ma non ce ne siamo accorti. No, vabbè, quella pioggerellina leggera. Non fa così tanto freddo se non c'è il vento. Se non c'è vento non fa freddo, quindi se venite portatevi una giacca leggera. Infatti tipo io prima avevo una robina nera dentro, molto più pesante, tipo piumino, ho tolto. E il cibo è fatto in modo strano. Poi dopo andiamo in un bonus che, a quanto abbiamo capito, è il supermercato migliore rapporto qualità-prezzo. Più economico, non migliore. Migliore rapporto qualità-prezzo. Più economico. In base alla qualità che hai, cioè io ho letto lì su... Sì, perché ho fatto le ricerche su Google banalmente 10 minuti fa. Il cibo è un po' strano, cioè tipo la carne è tutta mega pressata in salsiccetti così, il prosciutto cotto è straprezzato, cioè è molto diverso rispetto ai nostri supermercati italiani. Ovviamente adesso siamo alla terminal dei Pullman per prendere il Pullman per andare in aeroporto per poi prendere la macchina, e stanno caricando anche persone per l'Albo Lagoon, ma scendiamo dopo. Cos'altro dobbiamo dire? Per compensare il grigio colorano le strade. È vero, colorano le strade, case molto colorate, e nella parte vecchia case anche molto basse, invece nella parte nuova, perché Reykjavik è in espansione dal 2008 più o meno, no, negli ultimi periodi, perché nella crisi del 2008 l'ha affossata, un po' come tutto il resto del mondo, non va bene. Stanno facendo palazzi molto alti, in realtà sono i più alti che ci sono in giro nella zona nuova, che è dopo il porto, giusto? Sì, qua c'è il porto, in pratica, qua c'è il porto, le case sono più qua, e invece la zona vecchia è più di qua. Basta, costa tutto un fottio, ma veramente un fottio, e basta, tutto qua. Allora, siamo qua che abbiamo preso la macchina. La prima cosa di tutto è importante sempre fare il video. Allora, tipo qua c'è un danno, i cerchi qui non ne hanno. No, vedi i dannettini. Qui c'è un altro danno. Qui ce n'è un altro. Specchietti. Qua ci sono dei graffi. Specchietto qua. C'è uno bello grosso. Qua c'è. Siete qua. 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 Qui. Non per dietro. No, dietro. Tutta questa parte. No, siamo in macchina ed è stranissimo. perché? È piccolissimo. Ora ti do una mano. Non è male, guido sempre un'automatica diesel, e adesso sto guidando una benzina manuale. Non è male, è comodo. Poi in giro non c'è proprio nessuno. Vabbè, questa non è una zona particolarmente turistica. Questa zona è Reykjavik, un po' di via vai dopo ci sarà. Ecco i sassolini, non so se si sono sentiti. Limite, ricordate sempre il limite è di 90 all'ora, se no vi beccate multe belle salate. E le luci sempre accese. La luce è sempre accese, perennemente. E basta. Ok, adesso andiamo a vedere semplicemente un ponte che è molto figo, non per come è fatto ma per dove è posizionato. Cioè è posizionato tra le due placche, una europea e una quella europea e quella americana. Anche se non ho capito male, non è proprio tra la placca europea e la placca americana, però per quello che si vuole dire è così. Cioè in pratica c'è questo ragazzino che ha fatto sta foto, Lisa è lì, che praticamente ha fatto questa foto e si chiede alle intere persone che vengono di fare una foto così, di condividerla sui social media. Cioè, e c'è un cazzo di drone, non so quanto si vede in video, ma il drone è tipo lì. Ok, a quanto pare nella pezza in cui siamo adesso, quindi questo tutto di qua dovrebbe essere la parte europea, giusto?
Invece quella in cui sto andando adesso è il ponte, che balla un botto, e per uno che soffre di vertigini, come io lo sento che balla tantissimo per i miei gusti, uno che soffre di vertigini è bruttissima sensazione. E in pratica di qua dovrebbe essere la placca tettonica europea, tutta questa parte, anche se a livello pratico non cambia un cazzo, però è molto figo saperlo. Qualcuno che ci prova a fare la foto come il ragazzo, chissà se la condivide con l'hashtag, però è figo, un intero supporto di una nazione a un bambino, in realtà è anche perché così hanno anche loro tutte le loro foto condivise, Islanda, pubblicità, però è figo, cioè la fai passare come supporto a un bambino, però ti fai pubblicità. Tutti quanti con mega SUV, tutto il resto, poi ci siamo noi con la nostra magica Hyundai 10, il mega bolide che ci porterà ovunque questa settimana, cioè in questi giorni. Ok, una volta visto il ponte tra le due placche tettoniche, quella europea e quella americana, ora siamo finiti Vancouver Hot Springs. Ecco dove siamo. In pratica, detto in parole più comprensibili, siamo a vedere i geyser. Sono geyser. Come non sono geyser? Sorgenti di acqua calda. Ah, ok. Andiamo a vedere le sorgenti di acqua calda. Queste sorgenti, in pratica, sono utilizzate per fare l'acqua calda, che noi poi utilizziamo in casa, nelle case, eccetera. E c'è un odore di zolfo. Prima che eravamo in auto, che stavamo venendo qui, c'era un odore di zolfo allucinante. Sapete quell'odore tipo di uova marcio, quell'odore lì, il classico odore. E noi abbiamo pensato di mangiare qua vicino. Così ci siamo fatti ieri nell'appartamento, nel monolocale, un po' di riso con un po' di carne ai piselli, ma saprà solo di uova marce. Che bello, gioie. Direi che c'è abbastanza pericolo. Eta! Ok, questo qua è un fiume che si chiama Sana of Gunnu, che è una fonte di energia di acqua termale. Immagino che poi l'acqua venga immagazzinata in qualche modo, comunque sia venga utilizzata in quelle fabbriche, ma in fondo, non so quanto si veda perché è tutto il fumo, e dove poi appunto viene immagazzinata per creare energia termale, cioè energia elettrica, che poi appunto viene utilizzata in tutta l'Islanda. E ora, my friends, un po' di riposino. E comunque ha un ingresso tipo stile Mordor nel Signore degli Anelli, molto particolare. Molto figo però. Si è appannata. Siamo qua, lagoon. C'è l'acqua. È fighissimo, madonna, ci sono 40 gradi, raga. Sta tipo un pene che non potete capire, c'è l'acqua a 40 gradi. Questo, noi abbiamo il pacchetto base, ma poi ci sono altri due pacchetti, il superior e il premium, che in pratica, allora l'unica cosa che so io che danno in più è l'accappatoio. Quindi voi altrimenti se venite col base, che già costa un fracco, tipo 80 euro, 120 euro, non ricordo. Quant'è che abbiamo pagato? 80 euro. Ok, però quant'è che abbiamo pagato? 80 euro. Ok, perché il base costa 80 euro. Dipende dall'orario, dipende da quanta gente c'è. È vero, ecco. È vero. Un'altra cosa che bisogna considerare molto è l'orario, perché si può entrare una volta ogni ora. E se si fa il ritardo dell'ora dopo non si può più entrare. E infatti lì siamo messi un po' ansia perché siamo arrivati tipo alle 12:30. Oh, ma così sono seduto. Così sono seduto. Oh, mi sono venuto. E niente, praticamente la differenza tra
tra i 3 tipi di abbonamenti, almeno per quello che so io adesso, è l'acquatoio. Altra cosa, sconsigliano vivamente di immergere la faccia. Sconsiglio ovviamente di immergere la faccia, probabilmente per tutte le parti che contiene quest'acqua un po' particolare. Nonostante tutto noi siamo al completo, ma non c'è tanta gente, cioè si riesce ad avere il proprio spazio tranquillo, a farti le tue cose, ma comunque sia là devo prendere il mio spritz. Comunque, cosa che ci siamo dimenticati di dire prima, sotto all'ultimo ponte in fondo, dall'ingresso, c'è anche una fontanina per bere dell'acqua fredda. Secondo me è un po' pesante, cioè a livello di gusto, tipo la Sant'Anna da noi in Italia è molto più leggera, è molto più buona. Qua invece è un po' più, non lo so, la sento più pesante al palato. Poi vabbè, l'acqua calda sa un sacco di zolfo. Un vino, amici veneti, un vino che viene dal Veneto in Islanda, come anche il barone Montalto. Mi sembra un po' strano che ce lo diano gratis. Lo spritz non lo avevano, l'ha presa la cagata, l'ha presa lei. Cos'è che è? Un vino alla fragola. Tipo il fragolino nostro. Invece io ho preso il sidro di mele, raga. Mezzo litro di sidro di mele. Noi ci vedete qua che ce la stiamo godendo da pazzi. Esatto. Semplicemente perché è l'ultimo momento fino al 21 che avremo durante il giorno in cui staremo al caldo. È l'ultimo momento. Quindi alla vostra. Il momento della maschera. C'è proprio lì una spatolina. Che te la prendi, te la dai in mano. Questo è figo. And you have full type of mask, right? Yes, so silica is actually the only free one comes with it, which is a deep cleansing mask. Other options you will need to pay for Okay. is lava scrubs like face paint, LG is anti-aging nourishment, Okay. and Mineral is hydrogen moisturizer. Okay, so I'll try that. Just leave it on for 10 minutes and try to avoid the beard hair. Ok, quindi praticamente sono 4 tipi diversi. Questa qua non ho capito perché cazzo lo sia in realtà, però devo evitare la barra. Questa ha 3 effetti principali sulla pelle. Il primo è che è come l'acqua di mare, quindi banalmente cicatrizza, aiuta nella cicatrizzazione delle ferite, cose simili. La seconda è multica sulfides, l'ho definito, credo che sia un minerale particolare, infatti è bianco questo minerale, e questo è così azzurrina. Terzo è che è un'acqua estremamente pulita perché arriva direttamente dalla lava e loro la ricaricano ogni 40 ore a una temperatura di 160 gradi la mattina, ogni 40 ore, neanche 48, ogni 40 ore la ricaricano e la cambiano. Il minerale bianco che vedete qui è il minerale che dicevo che chiamano sulfides, è tutto il minerale che è all'interno di quest'acqua e che infatti che in modo naturale si attacca, dato il calore che è quell'acqua che evapora, si attacca alle rocce che circondano la luna. Comunque ragazzi, uno fa il morto qua dentro, ci rimani proprio perché ti addormenti di brutto, talmente che è rilassante, ed è una cosa fenomenale. Mamma mia, davvero, cioè rilassarsi qua dentro è la cosa più facile del mondo. Comunque ora stiamo andando dopo la Lagoon a vedere il vulcano che è eruttato di recente e niente, sono 6 km camminata, 300 metri di dislivello, quindi neanche troppissimo, perché il parcheggio l'abbiamo praticamente fatto un mega giro per trovarlo e poi abbiamo parcheggiato un po' in un campo che era stato definito il parcheggio un po' da tutti, però vabbè, l'importante è averlo trovato. Da sotto e ora siamo a questo punto, dobbiamo salire ancora un po', non tantissimo, non so quanto si senta. No, il vulcano è arrivato fin giù di là.
considerando che è circa 5 km di là. Siamo nella terra di mezzo. 2, 3 e quell'altro che è appena passato. Ok, intanto che Elisa mi mette a posto il GorillaPod. Aiuto regia. Ok, sì, aiuto regia, bravo. Siamo... Ok, ce l'hai fatta? Sì, ce l'hai fatta. Siamo praticamente arrivati. Forse. Dovrebbe essere quel fumo lì. Beh, dovrebbe essere, direi che siamo d'accordo. Ok, sì, dovrebbe essere, sono d'accordo. Abbiamo fatto 7 km, siamo quasi 7 km camminata. Solo l'andata dobbiamo farne altri 7 al ritorno. Diciamo che è stata abbastanza impegnativa, soprattutto per me, che non vado mai a camminare. Anche perché non era veramente un sentiero, dato che questo vulcano è nato negli ultimi mesi, cioè ha iniziato a eruttare negli ultimi mesi e non è stato, cioè non è previsto un sentiero formale, cioè all'inizio sì, è iniziato a scavare tutto quanto, ma negli ultimi tratti, anche se adesso qui è abbastanza carino come di sentiero, ma nella via di mezzo veramente una merda, raga, una merda, pieno di sassi, cioè veramente tanti, e personalmente che ho poco equilibrio è difficile camminare così, quindi vado molto lento. Comunque ci tengo a precisare che questa lava qua, questa qua è tutta una lava colata l'anno scorso da questo, adesso il dito, beh, non è molto fuoco, però vabbè, da questo vulcano qua, che adesso è spento, vedo, e che è del 2021, dell'anno scorso. Ora mi vedete seduto perché siamo ufficialmente arrivati. Ora si torna, ci mancano 7 km. Ok, allora, piccole considerazioni della giornata di ieri, dico ieri perché siamo arrivati alle 11, alle 11 e mezza più o meno, e ora che abbiamo cucinato per mangiare, mangiato, lavati e tutto il resto, abbiamo finito all'1:10 e stanotte siamo alzati alle 8. Blue Lagoon, allora, Blue Lagoon molto bella, ci sta, molto turistica, volevamo vederla, volevamo provarla, non ci stai tante ore però, non ci stai tante ore, almeno se non sei tipo come me che non è che impazzisce tantissimo per le terme, però molto bella, molto carina, poi ti fanno anche uno storytelling su tutta la storia della laguna e tutto il resto. Il vulcano, siamo andati, non mi ricordo più il nome, è troppo lungo, nel 2021, no, l'eruzione del 2022 quest'anno, e un'eruzione molto più grande, hanno detto che sarà stata, che è un'eruzione molto più grande rispetto a quella dell'anno scorso, il 2021. Non si sa fino a quando non finirà, però raga, la camminata t'ammazza, cioè non perché sia lunghissima, alla fine sono 10 km, te la puoi cavare. Cioè alla fine l'ho fatta io che non vado mai a camminare, non faccio mai la sega di queste cose, quindi ce la si può cavare. Ma veramente la strada, cioè è bruttissimo perché non sai mai quanto dista, non sai mai quando arrivi, non sai mai... Cioè tu giri una montagna e dici ok dai siamo arrivati, invece no, c'hai altri 3 km da farti. E il pezzo più brutto è stato proprio sono stato a metà percorso quasi tra una palla e l'altra, pieno di sassi grossi così, e tu devi camminare su un sasso all'altro. Veramente ha ammazzato i piedi e ci ha fatto malissimo. E poi dista un'oretta di macchina da Reykjavik, che vabbè, quella ce la siamo fatti per quello che siamo arrivati alle 11 in camera. Per questo video è tutto, ci si vede alla prossima.